Buonasera, credo di poter iniziare questa piccola riflessione partendo da due icone fondamentali della Sicilia, direi storicamente consolidate, Gorgia e Pirandello, due icone estremamente significative della tradizione culturale della Sicilia. Gorgia, la forza della parola, del logos. Diceva Gorgia, il logos è un signore potentissimo, piccolo ma potentissimo. Pirandello, il grande dominatore della scena che diventa riproduttiva della realtà, ma che in qualche modo influenza la realtà rappresentandola ma togliendola dal quotidiano e riproponendola nell'immaginario. Sono le due anime della Sicilia, una Sicilia che in qualche modo si articola tra la forza della parola, la capacità dell'oratoria, della retorica come chiavistrello per la comprensione del mondo che ci circonda, e dall'altro la Sicilia di Pirandello, la Sicilia della rappresentazione a tutti i costi, così è se vi pare, non c'è una verità, ci sono mille verità, le mille verità della rappresentazione della parola. Ecco, se qualcuno dovesse chiedermi, nella mia lunga esperienza di insegnamento nell'Università Italiana, a Palermo prima, a Milano adesso, se dovesse chiedermi nella mia lunga attività di scrittore, di intellettuale, di ermeneuta del nostro tempo, di critico qualche volta dissacrante e qualche volta accomodante di una realtà che mi sorpassa nella sua velocità quotidiana, io direi che da questo punto di vista la Sicilia è emblematicamente la rappresentazione di un tempo contemporaneo nel quale il momento della dialettica e quindi il momento della conoscenza, il momento dell'approfondimento tematico del tempo che ci circonda è in qualche maniera dialettizzato dalla rappresentazione di questo tempo attraverso la dualità fra realtà ed immaginario. La Sicilia è in Sicilia, nulla è mai così come appare, ogni cosa ha la necessità di essere letta perlomeno attraverso due rappresentazioni, due verità. E da questo punto di vista credo che sia fondamentale comprendere come questa realtà siciliana si misuri attraverso una dialettica fra il tempo in cui l'uomo siciliano vive e dall'altro lato questa dimensione, vorrei dire diacronica, direbbe Bergson, il tempo durata, nel quale molte cose di questa terra culturale e non solo si disperdono. Io credo che sia fondamentale aiutare i giovani in particolare a capire tutto questo. Oggi c'è una grande disattenzione verso i temi della realtà che ci circonda, c'è una incapacità di domandarsi perché oggi noi in questa realtà finiamo con l'essere o assolutamente assenti o ombre oppure assolutamente persi in una cultura dell'imperscrutabile. E allora da questo punto di vista è fondamentale aiutare i giovani attraverso il rapporto con la letteratura, con la scrittura, con la parola, con la rappresentazione, con il teatro, ad entrare prepotentemente nel loro tempo e nella loro realtà. E allora, per esempio, una novità di questi ultimi tempi a Palermo, nella quale città è radicato un premio letterario internazionale, il primo premio in Italia che ha messo a confronto le esperienze letterarie italiane con le altre letterature, il premio Mondello, si è cimentato, si cimenta da qualche tempo con i giovani, il Mondello Giovani.
è un'esperienza in cui i giovani vengono chiamati da un lato a sentire i loro protagonisti del loro tempo, gli scrittori giovani, gli autori delle opere prime, dall'altro a cimentarsi loro con la scrittura come momento di penetrazione della realtà a mezza strada fra l'immaginario e il vero. Aristotele diceva splendidamente che la poesia è il regno del verosimile, la storia è il regno del vero, della realtà. In Sicilia vero e verosimile si confondono, si mescolano, e da questo punto di vista l'icona pirandelliana è quella che più fortemente rappresenta questo tipo di mix, questo tipo di esperienza che oggi vive nella realtà del nostro tempo. Io credo che sia fondamentale che noi aiutiamo i giovani a domandarsi che senso ha stare nella propria città, stare nel proprio territorio, in un territorio in cui i condizionamenti sono spesso enormi, in cui il piacere del vivere è spesso condizionato da un contesto assolutamente ostile, in cui la capacità di incidere nella realtà è sempre ridotta al minimo, in cui il mondo che ci circonda sembra essere sempre più oppressivo e sempre più prevaricante. Allora tutto questo lo si può superare soltanto nella misura e nel momento in cui, attraverso la comprensione del testo e la forza della parola, si riesce a irrompere nella realtà, facendo diventare l'immaginario reale e il reale immaginario. Questo lo può fare soltanto la forza dell'arte, la forza della poesia, la forza della letteratura. La Sicilia è una terra nella quale la natura e la cultura si incontrano e si mescolano. La forza del rapporto fra naturale e costruito in Sicilia acquisisce una dimensione tutta particolare. La natura è il luogo della bellezza, la cultura è il luogo della espressione della bontà. È il vecchio ideale greco della calocagazia, bello e buono si fondono, ed è quello che oggi in Sicilia in qualche modo costituisce una delle polarità di questa terra, la cui altra polarità è proprio la drammaticità del quotidiano, che mostra invece tutte le altre caratteristiche del negativo. Forse soltanto l'arte, soltanto la parola, soltanto la retorica, intesa come momento dialettico di comprensione della realtà, può aiutare i giovani, e non solo i giovani, a stare in questa terra riuscendo a guardare al domani, non perdendo il senso della storia, ma restando con i piedi piantati nel presente.